Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. La prima carta ci dice che l'inizio della settimana è abbastanza promettente, soprattutto dal punto di vista degli obiettivi che si chiariscono, di aria e desiderio di rinnovamento, anche di speranza, fiducia e ottimismo che possiamo avere in qualcosa nello specifico. Quindi vuol dire che quello che stiamo facendo probabilmente lo stiamo facendo bene. Alcuni risultati li vedremo nel prossimo futuro. Poi se si tratta di progetti a lungo termine, la stella ci sta dicendo che comunque siamo nel percorso giusto e dobbiamo procedere in questo modo. Poi troviamo la carta della Volpe. Probabilmente metà settimana è richiesta un po' più di attenzione riguardo ad alcune persone nello specifico oppure alcune situazioni. Attenzionate in che senso? Effettivamente la carta della Volpe è una forma di avvertimento, di strategia, di pianificazione o comunque di fare attenzione a quello che ci circonda. Alcune cose possono essere abbastanza impegnative, ma possiamo superarle con la nostra astuzia, con la nostra intelligenza. Poi troviamo la carta dell'ancora. Perfetta per il fine settimana perché vuol dire che abbiamo la possibilità di fermarci un attimino, fare il punto della situazione e poi ripartire di nuovo con alcune cose. Fare il punto vuol dire che effettivamente alcune cose magari hanno bisogno di essere un po' sistemate, oppure abbiamo bisogno di ricaricare le nostre energie, c'è un ottenimento, un raggiungimento, comunque un risultato, un riscontro positivo riguardo qualcosa, allora possiamo riportare sia equilibrio in alcune circostanze, ma non solo, ricaricarci nel nostro impegno e anche nella nostra speranza per procedere e andare avanti. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e poi troviamo un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, l'ambito amore, coppia single, è ovvio che se non doveste essere interessati all'amore, diciamo, in sé per sé, ci sono altre forme di amore, amicizia, famiglia, diciamo, eccetera, e magari alcune cose, alcune informazioni possono essere comunque utili per voi. Troviamo il Giglio. Il Giglio ci porta sia qualche novità interessante, sia un ritrovare un equilibrio, un'intesa, un confronto, un chiarimento utile a costruire ulteriormente il rapporto, quindi non solo andare a recuperare qualcosa che non andava bene e quindi c'è questa nuova possibilità molto positiva, come vi dicevo, soprattutto per quei progetti e quelle situazioni dove si ha bisogno di sia costruire sia di consolidare alcuni risultati e ovviamente anche il rapporto stesso. Amore dichiarato del tulipano effettivamente ci dice che qualcosa già si ottiene nell'immediato, quindi
se state già lavorando insieme su qualcosa o anche sulla stessa relazione, i frutti si vedono, e quindi anche questa bellissima carta del tulipano ci fa capire che c'è apertura, c'è romanticismo, c'è un legame forte e sincero, magari anche l'opportunità di prendere o di avere un'iniziativa coraggiosa, nel senso che se avete delle idee, delle proposte da sottoporre alla persona amata oppure alle persone che volete bene, questo è il momento giusto per farlo. La Conicto ci fa capire che verso fine settimana potrebbe esserci un po' di tensione, magari una discussione, un qualcosa che può passare in fretta, oppure probabilmente ci sono delle energie un po' strane, quando magari la discussione diventa accesa per divergenze o c'è qualcosa che magari deve essere attenzionato. Può essere totalmente passeggero vedendo le vostre energie, oppure magari è qui che bisogna fare un po' il punto di alcune situazioni che state vivendo, sia a livello personale sia a livello di coppia. Per i single queste carte vogliono dire che c'è qualche evoluzione, qualche passaggio in via di sviluppo, se c'è una frequentazione barra conoscenza, allora la cosa pian pianino insomma sta evolvendo, si sta sviluppando, anche se alcune cose sono ancora in una fase di incertezza. Se non c'è nessuno, effettivamente magari la possibilità di un nuovo inizio, di una nuova conoscenza, forse nella fase iniziale come amicizia, potrebbe essere interessante per sviluppi futuri. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica, quella dedicata al lavoro, alle finanze, a qualcosa che magari può essere anche interessante se avete dei progetti. Qui troviamo la carta amore, amica. Amore ha a che fare nelle situazioni pratiche con l'armonia, l'equilibrio o anche la nascita di un'idea, di un progetto, anche nuove opportunità, oppure si risveglia, nel senso va a migliorare, a riuscire a conquistare qualcosa di importante e non solo esserci sia maggior slancio e speranza dentro di voi riguardo alcune cose, oppure finalmente c'è quell'opportunità, quella idea, un nuovo stimolo interessante che può portare a nuovi sviluppi sia di vecchie situazioni, cose in via di magari via di sistemazione, perché sappiamo che magari ci possono essere alcune cose complesse che si stanno vivendo, però in qualche modo si riesce a trovare una quadra e un ordine, e questo è fondamentale perché quando si ha chiarezza possiamo capire come agire e come intervenire. Sono carte molto positive. Un'amica o una persona di fiducia può aiutarvi, può sostenervi sia nelle questioni pratiche o semplicemente se avete bisogno di un consiglio. Magari anche utile sapere che queste carte sono molto propositive per chi è alla ricerca. Questa può indicare una nuova opportunità, una proposta, un qualcosa che si risveglia in questo ambito, quindi magari ricevere delle risposte, però secondo me ha a che fare di più con delle nuove situazioni che sbocciano e che possono portare maggior serenità, sicurezza, anche se avete fatto degli investimenti, si vede qualche risultato. Se state considerando di farlo adesso, vuol dire che in qualche modo poi avranno sviluppi positivi successivamente. Anche se volete fare altri tipi di cambiamenti, secondo me questa è un'ottima settimana per fare strategia, pianificazione, per consolidare quello che avete e per proiettare i vostri obiettivi, i vostri desideri verso il futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!